abbiamo poco tempo, dov'è che io sono terrorizzato, lì c'è un monitor che mi dice quanto tempo manca. Sì, sono 18 minuti e in 18 minuti ho da esporre qualcosa di un pochino complicato. Sì, io sono qui perché sono stato invitato da TED. Credo che l'invito dipenda proprio dal lavoro che facevo. Ho fatto il magistrato per oltre 33 anni, dal fatto che mi sono dimesso 14 anni prima della scadenza naturale della mia professione, e dal fatto che oggi vado in giro molto a parlare, soprattutto ai ragazzi, e a parlare della mia nuova visione delle sanzioni, della pena, della prigione. Questo TED è dedicato soprattutto all'amore, c'è spazio anche per il perdono. Bene, io credo che parlerò sicuramente del perdono, non secondo quella concezione generale che noi tutti abbiamo, perché parliamo di perdono riferendoci a delle relazioni interpersonali, soprattutto relazioni molto intime, no? Che hanno a che fare col tradimento e con la possibilità di recuperare una relazione che si è interrotta, che è saltata. No, io intendo parlare del perdono in un senso più ampio, in un senso potremmo dire, tra virgolette, in un senso sociale. E il punto interrogativo è ma il perdono, l'amore anche se volete, ma il perdono può avere a che fare con l'organizzazione della società? No, noi possiamo cioè organizzare la società, le nostre relazioni, le regole che organizzano, che disciplinano il nostro stare insieme, tenendo conto del perdono, avendo come punto di riferimento il perdono in questo senso sociale. Noi, sapete, possiamo vivere insieme soltanto soltanto dandoci delle regole. È impossibile vivere in comunità senza regole, non perché l'ha detto qualcuno, ma perché è ineluttabile. Chissà quante regole stiamo seguendo adesso senza nemmeno saperlo. Io ho 18 minuti, vuol dire che la regola è quella. E peraltro che i minuti durino 60 secondi, anche quella è una regola. E noi cambieremo la regola della misurazione del tempo alla fine del mese, quando passeremo dall'ora solare all'ora legale. E del resto ci capiamo soltanto perché ci esprimiamo attraverso dei codici prestabiliti. Parliamo adesso in italiano, prima si parlava in inglese, mi sono stato richiesto di parlare in italiano per sottolineare il fatto che siamo qui a Milano quest'oggi, che si chiama TED Navigli. Abbiamo cambiato sistema di regole, siamo passati dall'inglese all'italiano. Non ci capiremmo se parlassimo delle lingue che non conosciamo l'uno con l'altro, no? Anche quelle sono regole. È impossibile vivere insieme senza regole, perché abbiamo bisogno di affidamento reciproco, no? Abbiamo bisogno cioè di fidarci reciprocamente del nostro comportamento futuro, è per quello che ci sono le regole. E fidarci che se si dice alle 3, allora ci troviamo alle 3, per dire. E sono le regole quelle che organizzano la società, e se ci pensiamo, se guardiamo alle nostre spalle, vediamo che la società è stata generalmente, sempre io direi, organizzata da regole che avevano come principio ispiratore, come punto di partenza, la discriminazione. Anche la discriminazione aveva a sua volta un altro punto di partenza, era un punto di partenza che riguardava la valutazione delle persone. Le regole, cioè, sono sempre state destinate a organizzare lo stare insieme, partendo dall'idea che le persone avessero un valore diverso, i maschi più delle femmine, per esempio. Sapete che in Italia, fino al 1946, votavano soltanto i maschi, non tutti peraltro. Ma questo era un fenomeno mondiale fino a un mezzo secolo, poco più di mezzo secolo prima. Per quel che mi risulti, il primo paese che ha introdotto il suffragio universale è stata la Nuova Zelanda nel 1893. E prima esisteva una forte discriminazione di genere che, secondo me, in questo paese ancora non è scomparsa del tutto, nonostante che siano cambiate le regole. Bene, in una società organizzata
attraverso la discriminazione, e cioè una società piramidale in cui chi sta in alto può e chi sta in basso deve, ove esiste una più o meno rigorosa gerarchia. Beh, forse più andiamo indietro più la troviamo rigorosa, ma la trovavamo rigorosa anche poco prima della metà del secolo scorso, quando il nazismo e il fascismo tenevano molto alla distinzione, appunto alla discriminazione. In una società di questo tipo il perdono ha qualche spazio nell'organizzazione? E io direi proprio di no. Nell'organizzazione sociale che cosa conta? E conta moltissimo l'esclusione, la separazione, il rimarcare le differenze e le diversità. È una società, quella passata, che non dà possibilità, che non dà spazio a quell'atteggiamento gratuito per cui si accetta l'altro indipendentemente dalla possibilità di trarne un profitto. E in una società del genere il perdono è escluso. O meglio, se esiste, il perdono è una elargizione del Signore, del principe, che conferma il suo potere nei confronti degli altri che sono discriminati nei suoi confronti. Succede poco dopo, no? Poco prima della metà del secolo scorso, che a seguito dei terribili, degli incredibili eventi che si sono verificati prima, pensate, due guerre mondiali nel giro di poco più di 20 anni. Finisce la prima nel 1918, inizia la seconda nel 1939. E non solo due guerre mondiali, perché contemporaneamente alla seconda c'è la Shoah. 6 milioni di persone programmaticamente eliminate, ebrei, zingari, disabili, omosessuali, avversari politici, programmaticamente eliminate. La bomba atomica. La bomba atomica, che a noi può fare una certa impressione, certo, a me non piace per niente. E tuttavia devo dire che per poco io sono nato dopo che la prima bomba atomica è scoppiata. A tutti noi, o alla grandissima parte di noi, la bomba atomica non ha cambiato il futuro. Mentre per coloro che vivevano allora, sì, la bomba atomica ha cambiato il futuro. Mettiamo insieme questi eventi, le due guerre mondiali, la bomba atomica, la Shoah. Appena le persone hanno cominciato di nuovo a riflettere, perché prima non potevano, e la prima cosa che si sono chieste è stata: come facciamo a evitare che tutte le tragedie che abbiamo dovuto sopportare, i drammi, l'infelicità, non si ripeta nel nostro futuro? La scelta è stata quella di cambiare il modo di stare insieme. Nel 1948, esattamente il 10 di dicembre, è stata proclamata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Qualche mese prima, 11 mesi e 10 giorni prima, in Italia è entrata in vigore la Costituzione. Entrambi questi atti, la prima è una raccomandazione, la Dichiarazione Universale, la Costituzione è una legge, partono da una constatazione che rovescia il modo di stare insieme. Tutte le persone, tutti gli esseri umani nascono liberi e pari in dignità, dice la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, dice la Costituzione italiana. È esattamente l'opposto. Se prima il principio era la discriminazione, poi dal 1948 in avanti il principio sarebbe, cioè è, ma poi bisogna vedere se viene attuato, il principio è invece quello del riconoscimento di analogo valore, positività di tutti gli esseri umani. E allora c'è da chiedersi, ma in questo nuovo sistema organizzativo, c'entra, con questo nuovo sistema organizzativo, c'entra questa disponibilità all'accoglimento? Ancora la società funziona attraverso la separazione e l'esclusione, quindi la pena di morte, la prigione, oppure la strada è necessariamente una strada diversa?
E io credo che sia questa seconda osservazione quella che si trova in coerenza con il nuovo modo di organizzare lo stare insieme. Se la sofferenza, perché la prigione è sofferenza, andava bene in una società discriminante, forse non va più bene in una società della inclusione, in una società disponibile e disposta a ricevere piuttosto che allontanare. E questo vuol dire essere in grado non di avere quella disponibilità personale intima nella relazione stretta a recuperare una relazione interrotta. Questo vuol dire avere una disponibilità generale a fare in modo che la società funzioni attraverso il recupero delle persone che si sono allontanate. È un grosso problema di educazione. Perché in una società verticale, gerarchica, discriminante, discriminatoria, l'educazione a cosa deve, io direi, necessariamente tendere? All'obbedienza. La società verticale, la società piramidale funziona soltanto se le persone sono educate ad obbedire, e perché non sopporterebbero altrimenti il discrimine. In una società invece basata sul riconoscimento generale, è l'educazione che scopo, che fine può avere? Anche qui è esattamente il contrario. Non più educazione alla obbedienza, ma educazione alla capacità di essere liberi. E se le persone nascono libere, poi devono bene essere capaci di gestire questa loro libertà. Altrimenti, invece che avere relazioni, rapporti, avere la possibilità di riconoscere, la libertà altrui, si ritorna necessariamente al vecchio sistema. È necessario che, quindi, l'educazione debba tendere a fare in modo che le persone siano capaci di gestire la loro libertà, che vuol dire contemporaneamente anche responsabilità. E questo si può fare mettendo le persone in gabbia. Ma provate a fare un esperimento con voi stessi. In Italia oggi chi sta in prigione, nella generalità, perché poi ci sono eccezioni, ci sono anche quelli che si chiamano lavoranti, no? In gergo, si chiamano i lavoranti alcuni scopini, perché sono quelli che puliscono e via dicendo, ci sono quelli che portano sulla spesa e così via. La generalità delle persone che sta in carcere, provate a fare l'esperimento su di voi, sta chiusa in una cella che generalmente è grande meno di 12 metri quadri, e non sta chiusa da sola, ci sono di solito almeno altre 3 persone. Ci sono 2 letti a castello di qua, 2 letti a castello di là, 12 metri quadri è 3x4. 12 metri quadri chiusi 22 ore al giorno, avendo a disposizione non un bagno, ma una specie di bugigattolo in cui c'è un water di qua, o una turca, e un lavandino, nel quale le persone che stanno chiuse lì dentro fanno anche da mangiare. Avendo la possibilità di relazionarsi, di vedere, di incontrare i propri cari per 6 ore al mese, soltanto 6 ore al mese. E avendo delle difficoltà enormi, tanto che si può dire che è esclusa la possibilità di ricorrere al proprio medico di fiducia se si sta male, al dentista se si ha mal di denti e via dicendo. Ecco, voi provate a valutare su voi stessi. Se foste sottoposti a un trattamento del genere per, poniamo, ma mica tanto, facciamo 6 mesi. Una volta usciti, avreste una disponibilità amorevole nei confronti del resto dell'umanità, o cerchereste piuttosto di rivalervi? E cioè, come sono contento di poter riallacciare rapporti con il resto delle persone, oppure ve la faccio pagare? Provate a fare l'esperimento su di voi. Non è in sintonia, non è più in sintonia, ci vuole qualcos'altro. Ci vuole qualcos'altro. Bene, nel 1989 le Nazioni Unite hanno emesso una raccomandazione
in cui si parla di giustizia riparativa. 2 o 3 anni dopo ha fatto lo stesso il Consiglio d'Europa, una raccomandazione a proposito di giustizia riparativa. L'Unione Europea non ha fatto una raccomandazione, ha preso una decisione quadro, e cioè ha vincolato gli Stati che partecipano all'Unione a introdurre nei loro ordinamenti un sistema di giustizia riparativa a fianco a quella tradizionale. Che cos'è la giustizia riparativa? La giustizia riparativa, secondo le definizioni di questi organi internazionali, consiste in un percorso, in una procedura attraverso la quale la persona che ha commesso il reato e la persona che l'ha subito, adeguatamente preparati da un facilitatore, da un mediatore, chiamiamolo come vogliamo, una persona esperta però, che li accompagni su questa strada, possano arrivare a incontrarsi, in modo che attraverso l'incontro, da una parte, la persona che ha commesso il reato si renda conto del male che ha fatto, senza con ciò essere subissato dai sensi di colpa. Capisca che cos'è il male, insomma. E dall'altra parte la persona che il reato ha subito, che oggi è abbandonata a se stessa in questo paese, possa ricomporsi, possa essere recuperata, possa essere riparata, e cioè possa riacquistare quella dignità che il reato aveva frantumato. Questo è il percorso, che è un percorso che ovviamente tiene conto anche della pericolosità. Certo, se una persona è pericolosa è bene che stia da un'altra parte, che non possa sviluppare la sua pericolosità, ma questo non vuol dire sottrarre a questa persona i diritti fondamentali, che sono quelli di avere uno spazio vitale, per esempio, è quello di avere una possibilità di igiene tanto quanto gli altri, per esempio, quella di poter mantenere le sue relazioni affettive e anche le sue relazioni intime, quella di poter mantenere la possibilità di informarsi, di acculturarsi, tutte queste cose, di farsi curare i denti da un dentista di cui si fida. Tutto questo accompagna la giustizia riparativa, ma la giustizia riparativa è possibile se non ha una base comune, con questa possibilità, con questa voglia, con questa disponibilità al perdono. Io credo che sia impossibile, e siccome perdono e amore hanno la stessa radice, ecco la ragione, credo, per cui mi hanno invitato a parlare oggi. Buonasera.